Allora, Paolo Dellicarri, giusto? Sì, Perfetto, grazie mille per aver accettato questa intervista. grazie Inizierei, a te. è un piacere, inizierei chiedendoti di presentarti e raccontare un pochino brevemente chi sei e la tua azienda. Ok, io sono Paolo Dellicarri, sono un guida turistica abilitata, mi sono laureato in lettere e beni culturali presso l'Università di Foggia e in archeologia e storia dell'arte presso l'Università di Napoli Federico II. Ho costituito Travelit insieme alla mia compagna e socia Bianca Iafelice, che è laureata in marketing, cultura per la marketing e comunicazione per la cultura, e mia sorella Enza, che è una laureanda in Enza Tricari, che è una laureanda in giurisprudenza. Abbiamo costituito Travolit, che è una startup innovativa che si occupa di digitalizzazione e comunicazione dei beni culturali attraverso applicazioni, siti web, la comunicazione online e offline, quindi social e classica, e eventi, visite guidate, eventi non, dato che ci occupiamo di cultura, eventi diciamo particolari, facciamo caccia al tesoro, facciamo rievocazioni storiche e quant'altro. Abbiamo coinvolto diversi attori del territorio, abbiamo lavorato soprattutto per festival, eventi culturali. Adesso cureremo di nuovo la comunicazione per un festival di murales che si chiama Stramurales a Stornara in provincia di Foggia, e siamo abbastanza contenti perché siamo riusciti a rendere un paese, a parte diciamo, il prodotto, il murales, abbiamo reso il paese da un punto di vista comunicativo attrattivo, quindi abbiamo fatto dei comunicati che sono stati riportati dall'ANSA, e quindi poi dal Sole 24 Ore, Rai Cultura, Repubblica e quant'altro. E abbiamo realizzato Travolit, vincendo prima di tutto un finanziamento. Siamo partiti prima io, diciamo, senza nessun supporto, e poi abbiamo vinto un finanziamento PIN Pugliesi Innovativi della Regione Puglia, e siamo partiti praticamente con il Covid, quindi non abbiamo avuto possibilità di validare direttamente la proposta. Però ad oggi, nonostante siamo partiti con il Covid, siamo ancora vivi e abbiamo realizzato due applicazioni per due comuni customizzate, quindi una per il comune di Apricena, per il museo diffuso Scultura in Corso, e un'altra per i giardini pensili di Bovino. In entrambi i casi app con dei punti cliccabili, con planimetrie cliccabili, mappe interattive e con audioguide, con schede con audioguide in multilingua. Quella di Bovino, per esempio, abbiamo fatto la planimetria cliccabile con delle schede interattive con quattro lingue, quindi italiano, inglese, francese e tedesco. In più mappe interattive, servizi di prenotazione di guide turistiche e spazio per gli sponsor, ristoranti, alberghi e quant'altro. Mentre Travelit nasce come l'applicazione Travelit nasce come collettore di contenuti puntuali, cioè nel senso, al contrario di Google Maps o TripAdvisor, oppure un nostro competitor, Easy Travel, noi inseriamo gli interni dei beni culturali e inseriamo anche le planimetrie dei beni culturali. Se l'applicazione poi è customizzata, la planimetria è anche interattiva, quindi io schiaccio sul numero corrispondente all'opera e ho una scheda con immagine, testo e audioguida, in più iperlink per qualsiasi cosa, dal comprare il gadget fino a acquistare la guida turistica al catalogo. E inseriamo sempre delle mappe. Nella nostra applicazione ci sono ad oggi 8 comuni, di cui 3 ci sono mappe di interni, e di altri 5 invece solo delle mappe interattive della città. E la mappa che abbiamo realizzato per Stornara, dove abbiamo mappato i murales realizzati, che sta anche all'interno dell'applicazione, è stata visualizzata 40.000 volte. E Stornara è un paese di 6.000 persone, 6.000 anime, quindi diciamo, ha funzionato. Perché la mappa, noi utilizziamo delle mappe di Google My Maps,
che possono essere, cioè sono ottimali sia per me, per noi, sia per l'utente e sia per l'eventuale promotore. Il blogger di turno, il giornalista di turno può copiare la mappa, può linkarla nell'articolo o può condividerla, quindi è veramente ottimale. In più è anche trovabile su internet, quindi se qualcuno cerca a stornare la mappa la può trovare. E questo. Che più? Abbiamo vinto un secondo finanziamento poi, Bravo Innovation Hub, più turismo, più cultura di In Invitalia, Italia, infatti, sì, avevo... con un grant più una fase di mentorship, che era praticamente un master, e l'abbiamo vinto con un'altra proposta, cioè che avevamo già validato, cioè un'applicazione che si chiamava Spot for Elements, cioè praticamente una caccia al tesoro culturale. E l'avevamo già testata con la nostra applicazione più degli strumenti cartacei a Stornare e a Foggia e avevamo avuto avevamo avuto molto riscontro. Spot for Elements, l'idea era di realizzare questa applicazione con praticamente dei beni culturali di base con delle piccole informazioni per poter fare una micro caccia al tesoro e poi con una quota da pagare si potevano sbloccare altri beni culturali e anche altri servizi come il caffè al bar o il ticket del museo. Quindi sostanzialmente pensata per un turismo autonomo, oppure anche per le guide, cioè nel senso sblocca la visita guidata con una guida fisica. E l'avevamo pensata perché noi avevamo fatto delle visite guidate seguendo le normative all'epoca in atto, e visite guidate in maniera distanziata. Quindi la caccia al tesoro permetteva di fare delle visite guidate in cui solo i gruppi familiari o amicali stavano vicini e quindi rispettavano la legge e facevano contemporaneamente il nostro lavoro. E poi l'abbiamo implementata in questo modo. Però poi non l'abbiamo mai sviluppata perché ci bisognerebbe sviluppare un'applicazione molto importante, sia, sia l'applicazione vera e propria che il back-end che la parte commerciale. E più che scalabile sarebbe replicabile come modello, perché si baserebbe soprattutto sulla comunità del luogo, cioè nel senso quindi stringere relazioni con gli operatori culturali, con gli operatori economici, gli operatori turistici, dalle guide ai trasporti e quant'altro, in modo da far funzionare tutto quanto il meccanismo. E quindi sarebbe complesso. E poi adesso abbiamo partecipato, ultimamente abbiamo partecipato a Digiton, siamo stati selezionati tra 2600 startup per partecipare al Digiton, 300 startup del Digiton, e abbiamo nella votazione da parte del pubblico abbiamo raggiunto il 13° posto su 100, quindi diciamo, siamo stati abbastanza contenti, per quanto non abbiamo vinto nulla, però è stato un momento interessante di networking, vedere altre startup, altre idee. Certo, ottimo. Ok, allora, perché avete iniziato e da dove vi è venuta l'idea? Allora, abbiamo iniziato perché io durante il tirocinio della laurea specialistica ho fatto il tirocinio presso il Museo Civico di Foggia, che non ha tuttora un sito internet e necessitava secondo me, uno strumento per essere digitale. Inizialmente l'applicazione era pensata per essere completamente offline, quindi un softwareino che tu scarichi dal Play Store con le audioguide, perché i musei tuttora è comune che le città, i musei non abbiano wifi, non abbiano internet, cioè
il digitale ancora non è così diffuso, nonostante siamo nel 2022. Serviva una audioguida e quindi mi ero proposto di realizzare un'audioguida non diciamo le classiche audioguide, ma avevo pensato di farla con il cellulare, in modo che ogni utente potesse avere la sua, da fare gratuitamente e offline. E quindi durante il tirocinio, io mi sono laureato nel 2016, ho studiato come fare un'applicazione e ho trovato una piattaforma no code che mi ha permesso di fare la prima applicazione. E poi non l'ho mai pubblicata perché non c'erano fondi per supportare questa cosa. E quindi poi dopo la specialistica ho fatto il servizio civile presso il Museo Civico di Lucera, sempre in provincia di Foggia, che è un museo bellissimo, e la stessa applicazione l'ho modificata per il Museo Civico di Lucera, inserendo però tutti i contenuti in italiano e in inglese, con la mappa cliccabile e anche le guide turistiche. E questa applicazione poi è diventata Travelit. E l'applicazione inizialmente prima che venisse pubblicata, l'avevo anche proposta all'agenzia di comunicazione che si occupava della comunicazione di un evento abbastanza importante che era Babbo Natale al museo. E quindi era una mappa per vedere dove ci fossero i beni culturali e le cose inerenti il Natale. E quindi era nata la necessità di dare degli strumenti semplici, efficaci e puntuali, perché solitamente Google Maps, TripAdvisor hanno descrizioni solamente degli esterni, cioè qui c'è il Colosseo, vieni a vederlo, e poi le informazioni sono dal basso, quindi chiunque può scrivere qualsiasi cosa, mentre i testi per la nostra applicazione li ho scritti io, che ho una formazione storico-artistica, più altri colleghi storici dell'arte, quindi sono validati, sono affidabili. E sono degli interni, cioè io ti dico, nel Museo Civico di Lucera c'è una Venere che puoi trovare anche agli Uffizi di Firenze e puoi trovare anche ai Musei Capitolini di Roma, come la puoi trovare al British Museum, per esempio, o al Museo Archeologico di Napoli. Cose che, diciamo, non sono scritte nei pannelli, e i pannelli non sono aggiornabili o non sono aggiornati e non sono multilingue, non sono dinamici sostanzialmente. Questo è il senso. E poi soprattutto evitare, cioè questa cosa io l'avevo fatta per evitare un costo in più, di evitare gli strumentini, le radioline per le audioguide. Io le avevo evitate per tagliare i costi, però si è rivelata una soluzione anche per il Covid, perché ognuno ha il suo cellulare, le sue cuffiette e può sentire le audioguide. Perfetto. Sì, sì, no, prego, prego, stavi aggiungendo qualcosa. Ah, niente. In più i testi sono tradotti da dei traduttori professionisti e sono letti da degli attori. Quindi non è una voce meccanica, non è un text to read, non è una automatizzazione. Ok, quindi contenuti di qualità, perché chiaramente sono scritti da persone del settore, del mestiere, e letti come se fosse un podcast praticamente. Non come se fosse un podcast, non c'è voglia cioè, no, come un attore, cioè vengono interpretati dalla persona, dal professionista. Vengono tradotti dal professionista, quindi gente laureata, Mhm. e, e letti da un professionista che ha studiato per dizione, per tutto quello che c'è, che non compete a me, grazie al cielo. Ottimo. Ok, allora, da dove avete reperito i fondi per iniziare? Mi sembra che l'avevi accennato anche nell'introduzione. Sì. Allora, in realtà inizialmente ho fatto io tutto quanto, cioè io ho studiato come fare l'applicazione, ho fatto la prima applicazione, ho studiato i contenuti, io sono guida turistica, quindi alcune cose già le conoscevo. Ho studiato i contenuti io,
E le prime traduzioni, i primi piccoli investimenti, cioè l'apertura del profilo dell'account sulle varie piattaforme Play Store e App Store di Apple, ho fatto un investimento io, un piccolissimo investimento. Idem per la parte grafica e per le traduzioni. Cioè la parte grafica me l'avevano, un amico mi aveva dato una grafica fatta da lui, idem le traduzioni che poi ho ripagato con i primi soldi che sono entrati. E poi ho chiesto sponsorizzazioni e la prima applicazione ebbi 4 sponsorizzazioni che mi permisero di pagare queste piccolissime spese, cioè il traduttore, il grafico e il costo vivo dell'apertura degli account. E poi dopo abbiamo vinto il primo finanziamento, il PIN Pugliesi Innovativi, che ci ha permesso di ampliare l'app, mettere diverse lingue, inizialmente c'era solamente inglese, adesso c'è inglese, francese e italiano, e, e di aprire una sede fisica e di fare promozione sia online che offline, e un po' di cose, quindi abbiamo preso una dipendente per un periodo per la parte commerciale, quindi tutto quanto per strutturarci in maniera ottimale come azienda. E poi c'è stato il Covid, quindi ci siamo fermati, ma ci siamo riorganizzati per fare altre attività. Ok, arriverò anche una domanda relativa al periodo del Covid. Allora, in questi anni, prima di approdare a Travel It, ti è capitato di fare altri tentativi in itinere che magari non sono andati a buon fine, non ti hanno portato dove volevi? Eh sì, in realtà l'applicazione, cioè la voglia di fare qualcosa di renderla un'azienda o una startup è venuta perché io durante il 2017 partecipai alla Startup Weekend di Foggia e vinsi anche cioè salì sul podio, il terzo posto, e con un'idea che si chiama Oh My Guide, che era sostanzialmente un marketplace che univa domanda e offerta di guide turistiche o local guide. E questa, dopo che vincemmo la fase di accelerazione e incubazione, non morì nel nulla perché il mio team in realtà non era interessato, erano tutti quanti traduttori che dovevano laurearsi alla triennale e quindi avevano la tesi e altri interessi, quindi non siamo andati avanti. Però dato che diciamo, avevo già visto che questo poteva essere integrato nella mia applicazione, la mia applicazione è nata soprattutto come audioguida, quindi informazioni, e poi ho aggiunto la parte dei servizi tipo delle guide turistiche. E inizialmente avevo fatto anche degli accordi con le guide turistiche perché potessero comprare dalla mia piattaforma e poi io davo il lavoro a loro, tenendo una percentuale. Comunque sì, Oh My Guide, c'è anche una pagina Facebook ancora. Ok, allora, mm, quanto è importante per te avere un buon livello di istruzione per avviare un business di successo? Suppongo per questo tipo di business parecchio, perché comunque sei uno storico dell'arte. Sì, non è, cioè, sì, è importante, ma non è per forza necessario. Cioè, nel senso, è importante studiare, è importante essere preparati, però non è importante necessariamente il titolo. Cioè, è molto più importante la preparazione, l'esperienza. Il titolo può anche essere fine a se stesso, cioè c'è tantissima gente laureata ma non è preparata. Quindi, e c'è dall'altra parte tanta gente super preparata o comunque di successo che non ha un titolo di studi. Zuckerberg è un esempio. Mhm. Ok. Allora, quali sono le sfide principali che avete affrontato nel processo di avvio e di sviluppo del vostro business?
Noi siamo partiti con il Covid, quindi in realtà, allora, meglio. Inizialmente noi facevamo fatica, soprattutto più che quando ci siamo costituiti come Trawlit, prima, quando io proponevo la mia idea in giro ad amministrazioni e a privati per chiedere sponsorizzazioni. Eh, la sfida era far capire l'importanza del digitale. Questo prima del Covid, perché tutti quanti mi rispondevano che le brochure, le mappe cartacee, quelle funzionavano e non un'applicazione. E poi dopo, durante il Covid e dopo, tuttora, la gente in realtà è un po' più aperta all'utilizzo di applicazioni, siti internet, la comunicazione sui social. Inizialmente sembravamo i ragazzi con idee strane, però dati alla mano funzionavano. Adesso invece ci capiscono un po' di più, nonostante la digitalizzazione non sia ancora arrivata, i dati lo dimostrano. Adesso non ricordo quali dati che avevo letto, però diciamo, non tutti i negozianti hanno un sito internet, per esempio, la maggior parte hanno tutte quante piattaforme terze che comunque erodono eh, i loro costi. Cioè, se io non ho il mio sito internet e uso solamente Just Eat si prende una percentuale. Mm. Ok che ha la piattaforma gratuita, però comunque sei uno tra tanti e tra l'altro non puoi usare tutti quanti i meccanismi di SEO e quant'altro. Comunque far capire l'importanza del digitale, sia le applicazioni, sia i siti web, la presenza online è efficace, la comunicazione sui social, e questo ci capita anche sulla comunicazione. Cioè noi abbiamo un profilo TikTok, abbiamo fatto dei video in cui con 900.000 visualizzazioni, 30.000 visualizzazioni, 40.000 visualizzazioni, adesso che c'è gente che ci lavora parecchio, qualcuno ci dà credibilità. All'inizio, soprattutto i miei amici che non si occupano, diciamo, di questo, pensavano facessi balletti. Certo. Far capire diciamo, la tua idea, insomma, il digitale. Mm-mm. Ok. E avete avuto supporto durante la fase di avvio da parte di persone o istituzioni o sponsor, mi sembra che ci siano stati. Nella fase di avvio prima della Costituzione, sì, ho appunto il supporto di un'amica grafica, il supporto di un'amica traduttrice. La traduttrice poi, la grafica poi è sparita. La traduttrice poi è tuttora la nostra traduttrice, l'ho pagata appena ho avuto i soldi degli sponsor. Quindi 4 sponsor di Lucera, che mi hanno dato una somma esigua per iniziare. E poi dopo appunto il finanziamento della Regione Puglia. Ok. E qual è stato il momento in cui avete capito che il vostro business che eravate sulla strada giusta, che questo sarebbe stato un business di successo? A maggior ragione dopo con il Covid, cioè quando con il Covid, che per esempio, a parte l'applicazione, la parte di applicazioni, per quanto riguarda la comunicazione, abbiamo fatto un'iniziativa che si chiama Viral Guided Tour, cioè visite guidate eh, in diretta con le guide turistiche abilitate, in cui la guida turistica ti portava a scoprire in diretta un posto. Questo prima con il Covid, ma prima che ci fosse il lockdown. Quindi abbiamo fatto uno in questo modo. Ed era la stessa strategia che poi ha attuato gli Uffizi e hanno attuato il Museo Egizio di Torino. Cioè abbiamo fatto delle cose che erano giuste e che hanno fatto anche i più grandi musei italiani e a ruota tutti quanti gli altri. E poi lo Stato italiano, il MIBAC, adesso MIC, ha riunito tutte queste iniziative in un collettore che si chiama Eccellenza Digitale, qualcosa del genere, ma anche con un hashtag che le riuniva tutte quante, in cui ci siamo anche noi e soprattutto noi abbiamo pensato a qualcosa di più trasversale
virale e internazionale, nel senso noi abbiamo usato l'hashtag Viral Guided Tour in modo che si giocasse sulla parola virale e che al contempo potesse essere trovato dagli stranieri, mentre gli Uffizi, il Museo Egizio e tanti altri musei utilizzavano qualcosa specifico sul loro museo, in modo da, cioè, in questo modo si chiudevano a solamente gli italiani, mentre c'è una platea gigantesca di tutto il mondo sostanzialmente. Quindi sì, con il Covid abbiamo capito ancora di più che il digitale era la chiave. Ok, e quindi a questo punto mi ricollego alla domanda successiva che è esattamente come avete affrontato la pandemia e superato, come avete sopravvissuto alla pandemia che in parte mi stavi già raccontando. Sì, in realtà secondo il nostro business model, noi già durante il primo anno dovevamo fare sostanzialmente promozione. Dovevamo promuoverci a tambur battente e quindi abbiamo fatto questo. Tra l'altro, diciamo, facilitati dal lockdown perché stavo in casa e quindi abbiamo lavorato il doppio ed essendo gli unici, soprattutto all'inizio, prima che i grandi musei si riorganizzassero, eravamo gli unici a fare attività online. Cioè noi abbiamo fatto la prima Viral Guided Tour il giorno prima che ci fosse il DPCM per la chiusura, per il lockdown. Quindi abbiamo fatto attività di questo tipo in continuazione, in collaborazione con Guide Foggia. Abbiamo chiesto, volete fare questa cosa, guide turistiche, perché state chiusi a casa, facciamo questa cosa. E abbiamo lavorato in questo modo, promozione, che poi a tutt'oggi i video sono su YouTube, sono stati rilanciati da Confluide, e quindi abbiamo fatto indicizzazione sostanzialmente. Ok, ottimo. Allora, una domanda un po' più filosofica se vogliamo. Nella tua concezione cosa significa avere successo? Qual è la vostra idea di successo? Mia personalmente, io parlo sempre per me, fare qualcosa di utile che cioè, per te e per gli altri, per tutti quanti, questo è. Cioè, sì, il mio intento iniziale questo era, cioè che arriva il tedesco e non se ne scappa da Lucera, perché, e magari essere ricordato per questo, nel senso, non necessariamente la statua, la targa, queste cose qui, ma essere ricordato alla comunità per aver fatto qualcosa di utile a tutti. Questo è, non tanto fare soldi, certo sì, fare soldi va bene, però può essere pure una brutta persona che fa soldi. Ok. Pensando al futuro, vi piacerebbe in futuro diventare un business angel? Sì, sì, Ok, bisogna avere i capitali però, certo. da capitale. Che piani futuri avete? Noi vorremmo adesso fare molta promozione, adesso che crociamo le dita, sembra essere tornata alla normalità. E promuovere adesso dell'estate siamo fermi, diciamo, stiamo facendo visite guidate, tutti quanti sono orientati in quel senso, quindi non ha senso andare a parlare con le amministrazioni. Cioè, proporre la nostra applicazione o customizzata o rientrare nella nostra applicazione alle amministrazioni sia pugliesi sia di altre regioni e contestualmente anche di proporre i nostri servizi di comunicazione. Ripeto, a parte l'applicazione, di cui siamo fermamente convinti, la comunicazione, noi abbiamo puntato su quello anche, abbiamo avuto ottimo riscontro, quindi tuttora TikTok viene visto ancora come un gioco per bambini, ma è indicizzato da Google, viene utilizzato come motore di ricerca dagli adolescenti, ha un'età, un pubblico che non è solamente di giovanissimi, ma ci sono anche gli adulti. È indicizzato e permette di veicolare contenuti sia estetici come Instagram,
che informativi come YouTube. Inoltre si sta allungando da 15 secondi di video, adesso sta diventando 1 minuto, 3 minuti, 10 minuti. Quindi puntare anche su questo, in modo da promuovere le destinazioni. Noi quello facciamo, promuovere le destinazioni, non per forza il museo singolo, il bene singolo, ma la destinazione in generale. E l'abbiamo, Stornara è un esempio. Da Stornara abbiamo fatto la comunicazione, ufficio stampa, comunicazione sui social, l'applicazione, le visite guidate, influencer marketing. Abbiamo fatto delle esperienze enogastronomiche, abbiamo fatto di tutto. E Stornara è un paese sconosciuto. E se riesco a farlo a Stornara, posso farlo in un paese in cui c'è di più anche. Certo. Ok, allora un'ultima domanda. E cos'è per te la cosa più importante in un'azienda, in un business, perché funzioni? La cosa più importante nell'azienda o per l'azienda? Entrambi. Nell'azienda è fiducia e competenza, direi. Sì, 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 fiducia e le competenze. E al di fuori, per l'azienda, non so, come posso dire? Al di fuori devi capire che non è per forza un'idea geniale, non è per forza un'idea geniale, e che devi capire le esigenze degli altri, cioè non soffermarti su quello che, sulla tua idea e basta, cioè capire gli altri, comprendere il mercato, questo. Ok, va bene. Questa era l'ultima domanda. Grazie mille per la Prego. disponibilità e